Ho qui sul banco un display da 4 LCD, sarà da 4 pollici. Andiamo ad aprire, vediamo che è un display da 4 pollici. Troviamo dietro l'alimentazione e dove possiamo inserire il nostro cavo HDMI. Volevo provare a collegare Arduino Uno Q a questo display e vedere se funziona. Per adesso mettiamo la tastiera da parte, avvicino, ci si vede meglio, e andiamo a collegare il display ad Arduino. Allora, questo è l'infrarosso per la tastiera e il mouse, lasciamolo collegato qui. Andiamo a collegare questo cavo USB-C ad Arduino Uno Q. Poi andiamo a collegare il nostro cavo HDMI, quindi all'uscita, vediamo così, vediamo se riesco a metterlo, farlo stare qua, così, ok, e colleghiamo l'altro cavo HDMI al display. Proviamo qua, proviamo a collegare così, perfetto, vediamo se riesco a farlo stare, ok. Ci rimane collegare l'alimentazione, quindi colleghiamo il nostro cavo per alimentare Arduino e si sta accendendo. Vediamo se troviamo qualcosa sul display. Se funziona. Fino adesso non compare nulla. Avvicino, sposto, non so se ho inserito bene i cavi, vediamo un po'. Ah, mi ero dimenticato, bisogna alimentare la scheda, quindi portiamo tramite questo cavo un mini USB, colleghiamo alla scheda, al display, no, se riesco a metterlo, ok, collego anche l'altra parte, lo collego a una porta USB del computer e adesso il display si è acceso, no signal, vediamo se riusciamo a ricevere il segnale Arduino Uno Q, ho inserito bene, aspettate che ingrandisco, qua ho inserito bene, dovrebbe essere anche touch screen, proviamo a scollegare l'alimentazione, ridò alimentazione ad Arduino, vediamo se riesce a far vedere qualcosa sul display. Sì, qualcosa è uscito, vedete? Aspettate, inquadro più da vicino, metto così, ok, troviamo il nostro sistema operativo su questo mini display, però è capovolto. Allora prendiamo la tastiera, digito la password,
sbagliato, riprovo. Ok, questa volta è giusto. Vediamo un po' se parte. Ah sì, no, si è girato, quindi funziona. Sta partendo pure Arduino App Lab. Aspettate che ingrandisco. Si muove. Non riesco a mantenerlo. Andiamo col mouse. Avvicino. Inquadro più da vicino. Troviamo Arduino App Lab. Quindi chiudiamo. E vediamo. Guardate che si vede in controluce. Ne vedo io. Provo a spegnere la luce. Sì, si vede meglio. Questo è Arduino App Lab, se lo riduciamo. Proviamo a navigare. Apriamo un browser. Su questo mini display da 4 pollici. Nella confezione è uscito anche un pennino. Ho preso il pennino, vediamo se no, non funziona il touch. Quindi per farlo funzionare adesso non so come fare, ma con il mouse possiamo navigare perfettamente. Proviamo ad aprire qualcosa, vedete, proviamo ad andare su YouTube, provo a scrivere YouTube, ok, vediamo se si apre. Sto navigando con Arduino 1Q. Sta succedendo, vediamo se ce la fa. Qualcosa si è aperto. Vediamo, proviamo a vedere questo, a vedere, perché a sentire sicuramente non si sente. Andiamo, stiamo navigando, ripeto, con Arduino 1Q. Facciamo skip, metto a tutto schermo. Sì, diciamo compare delle schermate blu, non so perché. Vediamo un po', facciamo play. Niente, compaiono, rimane solo se no. Si vede e poi compare questa schermata blu, non so perché, non ce la fa, se dipende da Arduino. Proviamo a chiudere il browser, torniamo alla home, manteniamo, no, dipende o dal display. Vediamo se c'è qualche settaggio, accessori, setting, andiamo un po' display, risoluzione 4x800, ok, scala 1, refresh rate a 62, non me lo fa modificare, rotazione a destra, ok,
reflection, lasciamo così, da 7 pollici, data GIMP Advance, vediamo un po' se troviamo qualche altro settaggio. Nothing, always. Identifica il display, dice che è da 7 pollici, ma non è 7 pollici, questo è un 4, c'è scritto 4, facciamo close, vediamo se mantiene, riapriamo Arduino App Lab, sto premendo, sto in diretta, sto provando questo mini display che ho premuto, aspettate, riproviamo Arduino App Lab, niente, non si apre, vediamo da qua, proviamo da qua, graphic, accessori, setting, accessori, Arduino App Lab, no, niente, non parte, eppure l'avevamo visto, proviamo ad aprire graphic, internet, multimedia, avevo scaricato, ho installato un programma, ecco qua, mousepad, vediamo questo programma di scrittura, proviamo a scrivere qualcosa, vediamo, ciao, sì, questo funziona, stavo premendo che sposto così si vede meglio, sto navigando su questo mini display, chiudi, don't save, proviamo ad aprire Arduino App Lab, non si apre, esplora risorse, vediamo, proviamo a navigare, sta aperto qui Arduino App Lab, non l'avevo visto, scusate, proviamo a fare il blink LED, mandiamo in run, dovremmo vedere su Arduino il LED che lampeggia, pare che il display stia funzionando perfettamente, lascio tutto in diretta, ci mette tempo, solo un blink, solo un LED che lampeggia, questo display è solo per vedere, comunque è interessante, è un, vediamo dietro, è un 4 pollici LCD display XPT 2046 touch controller. Per attivare il touch forse bisogna fare qualcosa, per adesso questo video è solo di visualizzazione. Ok, ho lanciato l'app, troviamo il LED che lampeggia su Arduino, vedete? Quindi Arduino App Lab funziona perfettamente. Facciamo stop, passiamo al browser, riproviamo con YouTube, vediamo se riusciamo, visto che è diventato stabile,
il video. No. Appena apro YouTube, vedete che sul display incomincia queste schermate blu. C'è un mio video, proviamo ad aprirlo. Vediamo se c'è un po' di pubblicità. Niente, questo blu pure. Facciamo skip, niente. Continua. Siamo a tutto schermo, manteniamo. Niente, ogni tot secondi compare questa immagine blu e purtroppo non funziona. Usciamo, se ci riesco facciamo esc, proviamo a chiudere solo YouTube, vediamo un po' se ci riesco. Ok, chiudo. E adesso non lo fa più, quindi dipende dal browser. Forse provando un altro browser, ma ho installato solo questo, facciamo spegni, facciamo Arduino shutdown e spegniamo. Abbiamo visto questo piccolo display da 4 pollici molto interessante che non costa molto, intorno ai 20 euro. Può essere utile a qualcuno per qualche progetto. Ok, per questo video è tutto, ci vediamo alla prossima.